Allora, benvenuti a questa nuova analisi. Oggi ci tuffiamo in un mistero storico pazzesco. Guardando il titolo la domanda sembra quasi uno scherzo. La patata ha fatto crescere il mondo? Eppure stiamo per scoprire, dati ed economia alla mano, come un tubero comunissimo abbia letteralmente stravolto il corso della civiltà umana, innescando cambiamenti sociali e industriali su scala globale. Niente di meno. Ok, entriamo subito nel vivo. Se analizziamo le dinamiche storiche di lunghissimo periodo, salta all'occhio una cosa incredibile. C'è una rottura netta, quasi un muro verticale. La popolazione mondiale e il tasso di urbanizzazione schizzano verso l'alto e lo fanno esattamente insieme, partendo proprio intorno all'anno 1700. Dopo secoli e secoli di calma piatta, boom! Un'espansione demografica letteralmente mai vista prima di allora. Ma quindi cosa ha innescato questa crescita esplosiva? Voglio dire, per secoli l'umanità è rimasta bloccata in quella che in economia chiamiamo la trappola maltusiana. In parole povere, fai più figli, ma non riesci ad aumentare il cibo per sfamarli, e quindi la crescita si ferma, tragicamente. Che cosa all'improvviso ha agito da catalizzatore permettendoci di spezzare queste catene storiche in modo irreversibile? Per risolverlo seguiremo la fantastica ricerca economica di Nathan Nunn e Nancy Keane. Il nostro percorso oggi sarà questo. Primo, un'inspiegabile crescita demografica. Secondo, il superfood del passato. Terzo, l'esperimento storico naturale. Quarto, i risultati su popolazione e città. E per chiudere, l'eredità del tubero. Partiamo dalla sezione 1. Un'inspiegabile crescita demografica. Dobbiamo ricordarci che prima del XVIII secolo l'agricoltura del vecchio mondo faceva davvero molta fatica, la terra arrendeva poco e c'erano limiti severissimi. Eppure i registri ci dicono che tra l'anno 1000 e l'anno 1900 la popolazione globale è più che quintuplicata, passando da meno di 300 milioni a circa 1 miliardo e 600 milioni di persone. Ma il punto chiave è che questa crescita pazzesca non è stata affatto graduale, si è concentrata quasi esclusivamente proprio negli ultimissimi secoli di questo intervallo storico. Il che ci porta alla sezione 2, il superfood del passato. Ora, la cosa davvero affascinante che emerge dai dati sulle colture dell'epoca è il divario pazzesco creato da questa pianta arrivata dalle Americhe. Pensateci, un campo coltivato a patate produceva ben 31.900 megajoule di energia. Stiamo parlando di quasi 3 volte l'energia offerta da un campo di grano, che si fermava a 8.900, o di avena a 9.300. E per far capire meglio la portata di tutto ciò, per dare 42 megajoule, che è più o meno l'energia per sfamare una famiglia intera per un anno, servivano oltre 1,6 acri coltivati a cereali tradizionali. Con le patate ne bastavano appena 0,50 acri, metà acro, una quantità di calorie gigantesca concentrata in uno spazio minuscolo. E credetemi, un'innovazione del genere non è certo passata inosservata ai grandi pensatori. Addirittura Adam Smith, nel suo celebre La ricchezza delle nazioni, scriveva proprio questo, notando come il cibo prodotto dalle patate fosse di gran lunga superiore a quello del grano. Insomma, i padri dell'economia classica stavano capendo in tempo reale che il tubero garantiva una spinta nutrizionale eccezionale, capace di sostenere la salute e il lavoro umano a livelli fino ad allora impensabili. E passiamo alla sezione 3, l'esperimento storico naturale. Qui sorge un bel problema per gli economisti, la famigerata causalità inversa. In pratica è stata l'introduzione della patata a far esplodere la popolazione? O è stata una popolazione già in rapida crescita ad aver disperatamente bisogno di piantare patate? È un po' il classico dilemma dell'uovo e della gallina. Per uscirne in modo scientifico, la ricerca utilizza la geografia e il concetto di idoneità agricola. Basandosi esclusivamente su dati del clima e del suolo, che ovviamente sono immutabili e non dipendono dall'uomo, i ricercatori ottengono una variabile totalmente indipendente per fare un test pulito. Niente bias, niente scelte umane di mezzo. Viene così applicato un metodo super elegante che in economia chiamiamo differenza nelle differenze. In soldoni, primo, si identificano le regioni perfette per coltivare patate e quelle totalmente inadatte. Secondo, si guardano i dati prima dell'anno 1700. E terzo, si confrontano con quelli dopo il 1700. In questo modo geniale si riesce a isolare chirurgicamente l'effetto della patata solo ed esclusivamente nei posti in cui la natura permetteva che prosperasse. Ed eccoci ai risultati, sezione 4, popolazione e città. E i modelli di regressione mostrano una discontinuità nettissima. Dopo secoli di stagnazione, dall'anno 1700 in poi si vede una crescita inequivocabile.
I dati certificano che la popolazione e l'urbanizzazione sono schizzate in alto proporzionalmente e in modo specifico soltanto in quelle aree che erano geograficamente idonee alla patata, proprio in concomitanza con la sua diffusione di massa. Nelle regioni inadatte alla sua coltivazione, invece, nello stesso intervallo di tempo non è successo niente di paragonabile. E questo illustra brillantemente la solidità dello studio. C'è un allineamento perfetto e verificabile. Le nazioni che avevano un'alta percentuale di terreni, naturalmente predisposti dal punto di vista climatico, sono effettivamente quelle che hanno dominato la produzione globale di patate documentata per l'anno 1900. In pratica, la natura ha fornito le condizioni preliminari perfette e la storia economica ha colto la palla al balzo. Ma preparatevi, perché il punto cruciale di tutta l'indagine è questo numero. Secondo stime basate su modelli matematici davvero rigorosi, l'introduzione della patata spiega da sola circa il 25%. Esatto, un quarto dell'intera crescita della popolazione e del tasso di urbanizzazione verificatasi nel vecchio mondo tra l'anno 1700 e l'anno 1900. Un intero quarto dello sviluppo demografico globale di 2 secoli è merito esclusivo di questa singola, incredibile innovazione agricola. Andiamo a concludere con la sezione 5, l'eredità del tubero. L'impatto di questo shock agricolo è andato ben oltre la semplice demografia. È stato un effetto a cascata. Siccome serviva molta meno terra per produrre le calorie necessarie alla sopravvivenza, un'enorme fetta di forza lavoro si è liberata dalle fatiche dei campi e si è trasferita massicciamente nelle città, alimentando proprio l'industria manifatturiera nascente. Ma c'è di più. Questa nutrizione superiore ha letteralmente cambiato la biologia umana. Pensate che, leggendo i registri militari storici, scopriamo che i soldati francesi nati in villaggi perfetti per le patate erano più alti in media, di circa mezzo pollice rispetto ai commilitoni nati in zone non vocate alla coltivazione. Un vero e proprio salto evolutivo. Insomma, un singolo, umilissimo tubero ha ridisegnato il tessuto sociale, economico e perfino biologico di intere nazioni in modo irreversibile. Il che solleva un interrogativo profondo sul nostro presente. Se l'agricoltura del passato ha avuto un effetto del genere lungo i secoli, in quale misura le enormi scoperte agricole e tecnologiche di oggi andranno a plasmare il destino economico delle prossime generazioni? È una prospettiva che fa davvero riflettere. E con questo chiudiamo la nostra analisi di oggi. Grazie per essere stati con noi in questo fantastico viaggio nella storia economica.